Buongiorno, buongiorno a chi c'è, buongiorno anche a chi non c'è. Allora, oggi facciamo la riparazione di una PS3 fatta con un tantino di polvere, quindi avrà bisogno anche di una manutenzione. È arrivata ieri, me l'hanno portata a far riparare perché lei funziona ma ha bisogno, oddio che è sta roba, mamma mia quanto, ok, ma ha bisogno di essere riparata al circuito HDMI che non funziona perché probabilmente ha preso una bella batosta. Vediamo se riesco. Ok, allora puntale rosso a massa, una qualsiasi massa va bene, basta una vite, tanto è massa. E allora qui abbiamo, questa è la massa, qua invece abbiamo cortocircuito, questa è la massa, qua invece abbiamo un valore massa, cortocircuito, massa, valore, massa, valore, valore, massa, valore. Qua è aperto, qua è aperto, qui è massa, questo è un valore, ok, quest'altro ok. C'è comunque qualcosa che non quadra perché non dovrebbe essere in cortocircuito, quindi tecnicamente è da sostituire il chip responsabile per l'HDMI. Ora procediamo allo smontaggio di questa schifezza. Mamma mia, quanta polvere. Ragazzi, bisogna fare manutenzione alle console. Bisogna. Non possono stare così, si rovinano. Se le usate una volta all'anno, almeno, se le usate spesso tra l'altro, devono essere aperte e pulite, cambiata la pasta termica e altro, perché non possono stare così con 8 kg di polvere sopra. Uno fa schifo e come principale cosa non va bene per la console, come ho già detto, causa surriscaldamento. Già le PS3 sono abbastanza famose per problemi di surriscaldamento perché sono delle specie di fornellini, ma se in più le lasciamo anche piene di polvere, addio console in breve tempo. Ok, questo lo pulisco dopo. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Oddio, schifo, che schifo. eh. Yeah. Una cosa inverosimile. Poi
poi gli aggiusto anche queste due cose qua che non mi piacciono, c'è troppo stagno così di fabbrica, ma non mi piace. Allora stacchiamo il lettore, molto semplice, anche questo gli diamo una manutenzionata più tardi, off streaming. Ok, finiamo di togliere le viti, la smontiamo tutta. Togliamo la scheda. E cambiamo il chip. E vediamo cosa succede. Prima allentiamo le viti dei processori prima. E poi le togliamo. Togliamo la placca. Ti pareva? Ok. Orrore. Bene. Togliamo la scheda. Solo la scheda però. Con un po' di pazienza. Ecco qua. Bella impolverata. Ok, gli diamo un attimo una pulita perché così non si può lavorare, se no
Ok, c'è ancora un po' di polvere qua e là, ma va bene. Ok, il chip è questo qua, quello per l'HDMI. Quindi adesso mi rompe parecchio le scatole questo qua, tocca metterlo a bordo così per poterci lavorare. Vediamo la batteria quanto sta, tanto la devo togliere. Massa, positivo, beh no, è buona, ancora 3,3 volt, è ottima direi. Comunque la togliamo lo stesso. E adesso ci veniamo qua con aria calda e tutto il resto, quindi non è il massimo, non va bene per le batterie essere calde, riscaldarsi. Ok, se c'è qualcuno metta mi piace. No, ok, mettete, se vi piacciono queste riparazioni, questi tipo di video, mettete mi piace, iscrivetevi al canale e cercherò di portare diversi contenuti, sempre riguardo alle console però. Tema e console, riparazioni per console, forse qualche computer se me ne arriveranno da riparare. Ok, detto questo, torniamo a fare le nostre misurazioni, andiamo in continuità, verifichiamo i filtri. Un attimo però perché non ci vedo una cippa. Microscopio, eccoli qua i nostri filtri. No, non sono questi, sono questi di qua. Luce. Allora, potrei fare anche così, così sono sicuro. Mi metto su l'esploso qua per l'HDMI e vado da punto a punto. Allora, qua ci siamo, qui ci siamo, questo filtro è buono, anche questo filtro è buono, però da qui ok, a qui va bene, dove sta 1 3 4, qui va bene, a qui forse questo filtro non va bene, infatti lo vedo un attimino scolorito, forse bisogna cambiare anche questo filtro. Dopo allora 1 2 3
Ok, questo mi dà delle letture molto strane, sembra no, ok, sono solo i puntali. Conduzione in laterale, sembra di no, quindi tecnicamente questo filtro è a posto, ma dopo che avrò tolto il chip li vado a ritestare. E anche questo è buono. Ok, quindi ricapitolando, qua in diodo abbiamo questo qui che è in corto, non dovrebbe essere in corto, questo qui è a posto, questo qui è in corto, non dovrebbe, anche questo adesso mi dice che è in corto, cioè questa coppia qua è in corto, questo è ok e questa è ok. Va bene, prepariamoci. Flussante, stagno saldatore 400 gradi, stagno a bassa fusione, e lo andiamo a spargere sulla scheda, sui piedini del chip, così mischiando lo stagno senza piombo con questa miscela qua di stagno a bassa fusione, abbassiamo appunto la temperatura media di fusione di questo stagno, così serve anche meno calore, meno aria calda, il che fa solo che bene alla scheda, per togliere questo chip. Mannaggia a questi piedini qua dell'alimentatore troppo alti, non potevano farli diversamente, no? Potevano fare un semplice connettore invece che due lame da 10 centimetri. Ok, l'ultimo lato. E abbiamo finito. Ok. Ora, voi vedrete gran poco. No, non ne ho la possibilità purtroppo. Mi sposto un po' più in giù.
non è il massimo, però ecco qua. Ok, no, posso anche lasciarlo così, ma il microscopio è un po' più in alto. Una via di mezzo, grazie. Ok, perfetto. Allora, temperatura 450. Adesso andiamo a scaldare. Prepariamoci con le pinzette. Ecco che già inizia a sciogliersi. Comincia a muoversi. Un altro pochino. C'è qualcuno lì che ancora non vuole. Ecco qua. Ok. Chip vecchio via. Molto bene. Ok. Ora flussante, valanga di flussante. Flussante è la miglior cosa per saldare, aiuta un sacco. Ripassiamo le saldature con stagno fresco. Ok, togliamo via lo stagno, puliamo le piazzole, puliamo anche la punta però. Molto bene. Ora che lo stagno vecchio se n'è andato, alcol isopropilico, cotton fioc, puliamo il flussante vecchio, usato, perché vecchio. Ok, ultimo giro con la pezza. Molto bene. Ok, adesso andiamo a rimisurare i filtri, vediamo se effettivamente c'era qualcuno che
è in continuità con se stesso, il che non deve essere. Ok, circuito aperto, chiaramente, perché non è collegato da nessuna parte. Ok, qua non sembra, no, aspetta un attimo, là, un po' di alcol aiuta a tenere pulito anche le punte. Allora, mettiamo in continuità con il bip, che se sono in continuità suona. Questo filtro a posto, questo filtro a posto, questo filtro a posto, questo filtro a posto. Bene, molto bene, sono tutti buoni. Adesso proviamo la continuità, e sono sensibili anche loro al calore fino alla porta esterna. Questo è ok, questo è ok, questo è ok, questo è ok, 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 è perfetto, molto bene. Quindi non bisogna andare a sostituire neanche un filtro. Buona cosa. Ok, allora io mi sono preparato una scheda da cui andare a estrarre il chip. Eccolo qua. E dalle letture questo chip qua è risultato essere buono. Le letture che ho fatto prima, ma le rifacciamo così siamo sicuri. Allora, diodo, puntale rosso a massa c'è, ok. Adesso togliamo il bip, qua non serve. Qui può essere che ci siano problemi di connessione, spero di no. Mi hanno appena avvisato che si era disconnesso un attimino. Comunque, allora, stavo dicendo, sì, ripetiamo la stessa procedura, flussante, per mantenerlo funzionante andiamo saldatore uguale, stagno a bassa fusione, e andiamo a spargere lo stagno, andiamo ad abbassare il punto di fusione, andiamo a mischiare bene. Posizione scomoda, molto scomoda per me. Ok, dopo gli puliamo tutte le zampine, tutti i piedini, così poi possiamo installarlo direttamente. Molto bene. Ok, di nuovo come prima
aria calda, 450 gradi, pinzette alla mano, andiamo a scaldare. Ecco fatto. Vieni qua. Ecco. Ok. Chip vecchio lo buttiamo via, così non ci confondiamo. La scheda dei ricambi non mi serve più. Ok, torniamo sull'altra scheda. No, prima di farlo andiamo a... dov'è? Eccolo qua. Andiamo a pulire il nostro chip. Allora, punto dello stagnatore, pinzetta per tenerlo fermo, andiamo a togliere lo stagno in eccesso. Questo qui è un tappetino resistente al calore, quindi non ho problemi. Non è proprio il massimo, sono comunque cose cinesi, ma fanno quello che devono fare, almeno per la punta del saldatore. Mi è stato, l'ho comprato di recente anche. Nella descrizione c'era scritto resistente fino a 500 gradi. Il primo giorno che gli ho sparato sull'aria calda a 300 già aveva cominciato a fare bolle e quant'altro, a deformarsi, insomma non è il massimo. Resiste nel senso, secondo me, che non brucia, è ignifugo, quindi è per quello che lo determinano resistente al calore, non che sia... Mi piacerebbe prenderne uno che sia effettivamente resistente all'aria calda, più che altro, perché se ci devo sparare su l'aria calda e mi si deforma, poi magari va a spostarmi la scheda, una cosa che non mi piace, soprattutto mentre lavoro, magari sto facendo un reballing, non è il caso vedersi scivolare i chip in giro mentre stai facendo il lavoro. Ok, tutto lo stagno se n'è andato. Ora lo possiamo mettere. Il piedino numero 1 è segnato da questo circolino e sulla scheda il circolino è segnato da un microscopico puntino. Eccolo qua, in un angolino, che appunto mi determina la posizione del chip stesso. Quindi prendiamo il nostro chip, ce lo posizioniamo sopra, lo posizioniamo ben bene in maniera più perfetta che possibile. Scusate se
Ok, tecnicamente ci siamo. Magari un pelo. Scusate ancora se sono in mezzo, ma il microscopio non è sempre perfettamente allineato sopra, quindi vado ad utilizzare i miei occhi scrausi per andare a verificare. Ok, e adesso mettiamo un po' di stagno negli angoli per fermarlo. Per ancorarlo. Fermo lì. Ok, giriamo la scheda. Mettiamo a fuoco. Sì, mi piace la cosa. Di nuovo. Angolini, un po' di stagno. Pochissimo. Ne basta una micro goccia, giusto per andare a fissarlo. Lo ripetiamo di nuovo. Ok, ora che è abbastanza fissato di quasi tutti gli angoli, questo chip non si muove più, quindi adesso possiamo tranquillamente prendere, dove cavolo sta, eccolo qua, prendere e cominciare sui lati. Trasciniamo. Il flussante serve apposta per far venire un lavoro perfetto. Facciamo anche questo qua sotto, flussante. Ok. Perfetto. Ok. Adesso facciamo quello sopra. Dove sta? Eccolo qua. Ok. Puliamo la punta. Facciamo sparire questo stagno in eccesso. Bene. Non c'è più nessun ponticello. A posto. E ora manca l'ultimo lato, quello davanti. Metto io in una posizione comoda, bene. C'era già sufficiente stagno. Flussante. Ci vuole un attimo di più sull'angolino.
Ecco fatto. Benissimo. Ripassiamo un attimo questo lato che non mi piace un po'. Voglio che sia più. Ecco. Molto bene. Allora, diamogli una controllata. No, qua mi sa che si muove, vero? Sì, infatti si muovono. Se si muovono vuol dire che non hanno fatto contatto. Di nuovo, stagno. Ripassiamoli meglio. Devono fare ben contatto, se non fanno ben contatto non va bene. Ci penserò dopo a togliere lo stagno in eccesso, però deve essere bello pieno, bello presente. Ok, qua ci siamo. Rifacciamolo anche di qua. Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Se le piste sotto sono ossidate, lo stagno non si attacca. Ah, ecco, ora va meglio. Ne mancano ancora un paio. Uno, manca solo questo. Bene, è andato anche questo. Sì, è andato anche questo. Togliamo l'eccesso. Ecco fatto. Questo lato è pronto. Anche questo lato è pronto. Mamma mia che fuori fuoco. Questo qua c'è un piccolo coso qui. Anche questo è pronto. Forse c'è un altro qui. Meglio essere sicuri. Ok, rifacciamo di nuovo quello davanti. Voglio essere sicuro anche per quello. Diamo a fuoco.
Sembra a posto, ma... sì, ti pareva. Mettiamoci su sotto qualcosa sulla scheda. Ecco. Sembra a posto, ma è meglio ripassarlo. Sempre giusto per sicurezza. È inutile andare a ricollegare la console e tutto il resto, se poi... no, niente, da affrontare, meglio affrontare. Se poi... si vedi, non erano belli, non erano ben collegati. Inutile andare a riassemblare la console se dopo devo riaprirla di nuovo. Voglio che sia già tutto a posto, tutto pronto. Manca l'ultimo. Ecco qua. Ora è tutto perfetto, è collegato. Meglio usare un minutino in più che perdere 10 minuti ad assemblare e togliere di nuovo. E aprire perché bisogna rifare il lavoro. Ok. Ora, giusto per neanche dire scaramanzia, intanto puliamo tutto sto vecchio flussante. È diventato super appiccicoso. Il flussante aiuta, ma diventa orribile da pulire se diventa troppo marrone. Sono fatti anche apposta per non essere puliti, però è brutto poi sentirsi appiccicare le mani, le dita, perché c'è il flussante vecchio. Ok, una microscopica spennellata di flussante nuovo, giusto per aiutare un pochino. Ok, proprio leggera leggera, e gli andiamo a passare con l'aria calda in modo da uniformare le saldature. Se c'erano qualche puntino, se c'era qualche punticellino microscopico, insomma, li aiutiamo a uniformarsi. Senza stare troppo, giusto il tempo necessario a vedere che luccica, ci fa capire che si è sciolto. Ok, così le saldature sono meglio che di fabbrica. Oh, buongiorno, buongiorno carissimo. Ormai ho quasi finito il lavoro. Ok, alcol di nuovo, lasciamo prima che si raffredda un po'. Non è bello spruzzare alcol freddo su cose calde, non fa bene neanche alla scheda.
no prendo uno shock termico. Ok, pulito. Rimettiamo sta cosa qua che si è staccata. Mannaggia, vabbè, dopo la rimetto. Ok, adesso andiamo a misurare. Ah, ho capito. Allora. Sempre diodo. Andiamo a verificare i collegamenti. Ok. Perfetto. Fantastico. Meraviglioso. Stratosferico. Mega galattico. Ok. Il chip è installato correttamente. Le misurazioni sono ancora quelle di fabbrica. Quindi adesso passiamo direttamente al banco. Non serve più il microscopio, tiriamolo fuori. Molto bene. Puliamo la pasta termica vecchia, che fino ad ora ha fatto uno splendido lavoro, considerato che ormai ha 20 anni questa pasta termica. Un'altra spruzzatina di alcol, puliamo bene i residui. Tra un po' devo buttare via tutte le pezze perché ormai sono aumentate di volume e di peso del doppio con tutta la roba che ci hanno attaccata su. Lavarle non si può perché... Oh, ciao Roberto, grazie per il like. Ok, allora, no, per il momento gli diamo una pulitina così veloce. Mettete mi piace, condividete il video, fatemi arrivare più iscritti. Ok, dovrò pulirla dalla polvere, ma lo faccio dopo, intanto devo testarla. Pezza di nuovo, povera pezza. E ho fatto il cambio del chip HDMI, che questa PS3 non è una di quelle retrocompatibili, è una normale, però non usciva il segnale HDMI, solo segnale composito, e sono andato a prenderlo da una scheda di ricambio ovviamente per fare prima e gliel'ho sostituito. Adesso vediamo se è venuto bene il lavoro, ma tecnicamente sì, non ho nessun dubbio al riguardo perché le misurazioni sono a posto. Ok, finiamo di pulire dopo. Allora, pasta termica, uno sputo di qua e l'ultimo sputo di qua, e ormai ho finito il tubetto. Giusto per fare un test.
tanto al massimo andrà un attimino in surriscaldamento dopo un po' di tempo, spero. Ok, piastra sopra. Yeah. È arrivata la notifica di iscrizione di Roberto. Grazie Roberto. Ok. Andiamo a rimetterci giusto 2 viti necessarie. Quelle per il processore. Dove stavo? Eccolo qua. No, non 3 viti. Quindi fuori. No, la tua no, ancora non mi è arrivata la notifica. Però meglio così, grazie. Dovrebbe fare tutto Restream, no, Stream Element, il bot, ma non fa nulla. Dovrebbe mandarvi pure i link di questo, di quello, di eBay, di Facebook, ma è ancora... L'ho fatto moderatore, ma ancora non riesco a farlo lavorare bene. Ho fatto anche qualche test ieri sera per vedere che cos'era, ma ancora non mi dà la possibilità di fare quello che fanno anche gli altri streamer. Ma va bene lo stesso. Almeno è lì, è attivo, quindi... Mi piacerebbe però che mostrasse le notifiche, perché gli ho dato la possibilità di mostrarlo, ma evidentemente c'è qualcosa che non va. Ok. Il disco, la ventola chiaramente, la batteria ce la metto dopo, devo metterci la batteria. Ora, l'alimentatore è ancora da pulire, poverino. Spero che si accenda, che faccia le sue cose. Ok, molto bene. Ok, corrente, un cavo, basta anche un semplice cavo, grazie. Allora, corrente, proviamo intanto a... Ok, sì, c'è la luce, cavo HDMI, possiamo spegnere il saldatore che non serve più, se no consuma corrente. Il cavo HDMI, ok. Adesso io non vedrò più niente, non vedrò la chat, non vedrò niente, perché mi si va sullo schermo dove sono sul computer. Ok, per accendersi si accende, vediamo se... Sì, vai così.
si è sentito il suono tramite l'HDMI, quindi adesso mi mostrerà. Eccolo qua, è stata rilevata una periferica HDMI sistemata. Colleghiamo il cavo, colleghiamo il controller. Utilizzare un HDMI? Sì. Mi spiace che non posso. Ok. Ok, va bene, l'orario non mi interessa, glielo posizionerò dopo. Molto bene. Fantastico. Molto bene. Come ho detto, mi dispiace non potervelo farvelo vedere perché non ho la telecamera, non ho la condivisione possibile. Grazie Roberto. Adesso ho di nuovo la chat, vediamo se prendo la telecamera. No, non è questo. Aspettate un attimino. Eccola qua, spero che si veda. In teoria sì, ho puntato il coso. Molto bene. Torniamo al coso. Rimettiamoci qua. Ecco qua. E questa è fatta. Adesso un attimino la vado a spegnere e questa adesso ci avrà bisogno di tutta la manutenzione, pulizia, delid, cambio paste termiche sopra e sotto, cambio pad termici ovunque essi siano. Tanto la spegniamo. Dovrò pulire anche il lettore Blu-ray che fa letteralmente schifo, sarà intasato di polvere a go-go. E basta. E poi questa può tornare al suo proprietario. Ok, non so neanche quanto tempo è che stiamo a un'ora di streaming. Ho fatto più veloce questa volta. Ok, scolleghiamo l'HDMI, spegniamo pure. Io c'ho pure quello azzurro, quello blu metallizzato, quello l'ho messo in collezione. Yeah, eccolo qua, guardate che bello. Restaurato da me. Era già buono in partenza, almeno la scocca è buona in partenza, a parte i soliti punti rovinati qua sotto. E l'adesivo è messo bene, non ha grossi difetti, ma perfetto. Adesso chiaramente mi manca da recuperare gli altri. Cos'è? Quello silver, in teoria c'è. E mi manca da recuperare quelli della PS1, ancora quello trasparente. Dopo in teoria ho finito la collezione per quelli. Ho tutti i controller originali PS1 colorati. Ce l'ho verde, ce l'ho blu, ce l'ho rosso. Mi manca quello trasparente. Ok, molto bene. Io direi, tanto è inutile che mi state qui a guardare mentre pulisco, mentre faccio queste cose qua, che sono cosine piuttosto lunghe e noiose. Quindi direi tranquillissimamente di salutarci qui e ci vediamo nella prossima live. Se vi è piaciuto, ripeto, anche per chi non ha visto il video in diretta, per chi lo seguirà dopo, mettete mi piace, iscrivetevi al canale, se avete bisogno di riparazioni io sono qui. Anche dei cable guy per esporli. No, si fa tutto
Allora, prossima live ho intenzione di riparare una PS3 Slim, però, in questo caso, che ha il problema di un ILOD, il LED giallo classico. In teoria è dovuto semplicemente ai condensatori da cambiare, perché le prime PS3 Slim avevano problemi ai condensatori, perché ancora utilizzavano i condensatori neck talking, che sempre per il discorso di mala manutenzione se ne andavano all'altro mondo. Questa è la prossima live che farò, probabilmente il prossimo fine settimana, oppure non lo so, durante settimana, tarda serata, tipo 8-9 di sera. Non è un lavoro che richiede moltissimo tempo, sempre un'oretta al massimo, due, quindi poi si vedrà. E per il momento questo è tutto. Ripeto, comunque, mettete like, iscrivetevi al canale per chi non si è iscritto. Se avete bisogno di manutenzione, riparazioni o qualsiasi altra cosa, potete trovarmi su Facebook, potete scrivermi direttamente qui, lascerò il link in descrizione per quanto riguarda appunto tutti i vari siti, anche di acquisto, eBay o altre cose, il nostro gruppo Facebook dove potersi iscrivere, condividere le proprie cose, sempre in ambito game, videogame, spaziato in tutte le categorie, non solo retro game, new gen, next gen, old gen, qualsiasi altro tipo di gen che preferite. Insomma, potete iscrivervi al gruppo Facebook che comunque lascerò sotto in descrizione. Bene ragazzi, vi saluto, buona giornata, spero vi sia piaciuto questa live, anche per chi è passato da poco, e molto bene. Ciao!